Forte, va bene? Namyo renge kyo, namyo renge kyo, namyo renge kyo. Bene. 2 o 3 settimane fa, per rompere un po' lo schema della mia permanenza a Ribera, in Sicilia, sono andato a fare una passeggiata nel parco. È l'unico posto un po', diciamo, che rompe gli schemi della città. Ecco, un posto di pace, di tranquillità, anche ben tenuto e pulito, devo dire la verità. E era un giorno non era una bella giornata, era un giorno un po' di tempesta, c'era tanto vento e c'erano tutti gli alberi e tutte le piante che erano piegate da questo vento forte, c'erano anche dei rami spezzati e anche tipo le foglie strappate, così. Allora mi sono fermato un attimo a pensare, a contemplare questa cosa, a vedere la natura e mi sono chiesto: per quale motivo le piante sopportano il silenzio? Cioè, sembrano immobili, sembrano passive, quasi rassegnate alle intemperie, no? Ma la scienza in realtà ha rivelato una cosa interessante, cioè che questo silenzio delle piante è soltanto apparente. In realtà le piante gridano ovviamente in una lingua che noi non riusciamo a comprendere perché questa lingua non è colta dalle nostre orecchie. Quando le piante, gli alberi vengono feriti, emettono in realtà degli ultrasuoni e sono come delle vibrazioni di stress e queste vibrazioni attraversano l'aria, ovviamente invisibili. Per esempio, anche quando un insetto le morde, non subiscono passivamente, ma lanciano degli allarmi chimici e questi allarmi chiamano anche degli alleati o anche altri insetti che la difendono e addirittura possono ricordare chi era il nemico che le ha attaccate, no? Quindi il dolore della pianta è reale e anche ha una resilienza attiva, ma il linguaggio è al di là della nostra comprensione ordinaria, della nostra percezione, perché non lo sentiamo. E succede esattamente la stessa cosa nel nostro mondo umano, uguale. Quante persone incrociamo per la strada che, proprio come quelle piante, nascondono delle ferite profonde, delle paure, delle delusioni, delle solitudini, che però non sono manifestate in maniera esplicita. Questo perché noi crediamo che il dolore, per essere un vero dolore, debba essere per forza rumoroso. Cioè ci devono essere delle lacrime, dei lamenti, delle grida, una richiesta d'aiuto, ma in realtà la maggior parte della sofferenza umana è muta, è silenziosa. È nascosta magari certe volte dalla vergogna, dall'orgoglio o anche da questo sentimento di non trovo nessuno che mi può capire, che mi può ascoltare. La settimana scorsa abbiamo studiato il capitolo 25 del Sutra del Loto, dedicato a un bodhisattva molto famoso, Bodhisattva Kannon o Kanzeon, ok? Cosa fa questo bodhisattva? Accoglie ogni supplica e ogni forma di sofferenza. Zeon, suono del mondo, racchiude tutte le voci di tutti gli esseri, anche quelle che non sono espresse a parole, anche quelle silenziose. Kan significa contemplare, osservare profondamente, discernere, ok? Che cosa si osserva profondamente?
ogni angoscia, ogni sofferenza. Perché? Perché non è sempre la stessa, è differente da persona a persona. Quindi Can non è un semplice vedere con gli occhi, è percepire, comprendere in maniera profonda e discernere. Inoltre, la pratica di Kannon è Fumon, cioè è il portale universale. Cosa vuol dire? Chi può attraversare questo portale della compassione? È aperto a tutti, a chiunque, senza eccezioni, senza alcuna discriminazione. Proprio come Kannon, anche noi dobbiamo sviluppare questo ascolto profondo. È un ascolto fatto con il cuore ed è però l'ascolto più difficile da fare per due motivi. Uno, perché per ascoltare veramente con il cuore, prima di tutto dobbiamo mettere da parte noi stessi. Dobbiamo mettere completamente da parte il nostro ego. E poi perché la sofferenza silenziosa è quella più difficile da individuare, perché non è esplicita. Ma se ascoltiamo e osserviamo con discernimento, allora possiamo anche capire quali sono tutte le battaglie interiori che ci sono magari negli sguardi distratti, anche in un sorriso stanco o in un atteggiamento di imbarazzo di chi abbiamo davanti, va bene? E queste sono proprio come le vibrazioni ultrasoniche delle piante che ho descritto all'inizio, no? Sono dei messaggi silenziosi come se fosse un grido interno, un grido invisibile. E seguendo l'esempio di Kannon, dobbiamo osservare e coltivare attraverso la presenza mentale. Quando stiamo parlando con qualcuno, stiamo veramente ascoltando? Tante volte no. Magari ascoltiamo, ma la mente è già da un'altra parte. Questo non è avere una presenza mentale sul momento. Perché? Perché magari ascoltiamo, ma magari pensiamo già alla risposta che vogliamo dare, al commento che vogliamo fare o a un giudizio che vogliamo dare. Questo non è vero ascolto. Alcune volte mi è capitato, per esempio, di avere un colloquio privato qua al Tempio, anche per telefono, con un membro che mi aveva chiesto, e ho osservato me stesso e mi sono reso conto che mentre questa persona parlava, sì, ascoltavo, ma in realtà ero più concentrato a pensare a cosa dovevo dire, anche in buona fede, perché magari volevo essere d'aiuto, ma ero più concentrato sulla risposta che io volevo dare che non ad ascoltare veramente la persona. E questo vuol dire che ho messo me davanti alla persona. Quindi questo già non va bene. È una priorità che è sbagliata in quel momento, ok? Quindi la cosa migliore certe volte è semplicemente non è offrire una soluzione, ma offrire la nostra presenza. Stare accanto a qualcuno, anche in silenzio, senza pressione, senza aspettative, questo può essere più di aiuto di 1000 parole. Però si potrebbe dire, ma comunque tutti soffriamo, tutti abbiamo un grido interno che vuole essere ascoltato in qualche modo. Non esiste nessuno che non ce l'ha. Anche la persona che sembra più forte ha un grido interno, un grido invisibile. E come si fa allora ad ascoltare tutti? Secondo me la risposta più facile è non fare gli eroi. Cioè, praticando la compassione in maniera attiva quotidianamente, proprio come fa Kannon, allora possiamo dare un ascolto sincero nel momento presente, una parola gentile, anche un gesto di gentilezza. Questo basta, questo è sufficiente. Va bene? Dobbiamo anche ricordare che a volte anche noi stessi siamo come quelle piante. Siamo feriti e siamo silenziosi. Quindi praticare anche l'ascolto degli altri ci aiuta ad ascoltare anche noi stessi, a riconoscere quali sono le nostre battaglie interiori e a concedere a noi stessi anche la stessa
compassione e la stessa gentilezza che vogliamo offrire agli altri, perché spesso ci vogliamo sempre dedicare agli altri e mettiamo anche noi da parte, ma dobbiamo curare anche noi stessi. Quindi impariamo dalla natura. Anche ciò che è silenzioso merita attenzione, anche ciò che non grida soffre. E a volte è proprio nel nostro silenzioso ma paziente ascolto che il dolore di chi abbiamo davanti e anche il nostro allora può iniziare a trasformarsi. Va bene? Per oggi è tutto, adesso recitiamo Treodaimoku per concludere. Grazie. Namyo Renge Kyo Namyo